Ciao GQ, io sono Max Sangioni e questi sono gli oggetti di cui non posso fare a meno. Allora, 6 anni, mio padre arriva dal lavoro, mi porta una scatola così, scarto tutto e c'è dentro la spada di Luke Skywalker. A 7 anni la perdo totalmente, non la trovo più per anni. Stacco, ho 29 anni, sono a Zelig, devo proporre un personaggio. Sta uscendo Star Wars, che personaggio faccio? Beh, faccio un Jedi. Vado e compro l'esatta replica della spada che mi ha regalato mio padre 22 anni prima. Ed è importante non tanto perché è legata al lavoro, quanto perché nel mio modo di proporre comicità c'è molto una parte di gioco, una parte legata ai bambini, all'essere bambino. E fondamentalmente quello che poi vado a fare sul palco alle volte, quasi sempre, non è molto lontano da quella cosa. Cioè, è anche forse una voglia mia di non staccarmi troppo da quel periodo. Questo è il primo volume di Dragon Ball. È stato un compagno, nel senso, io, piccole note drammatiche, mia mamma ha avuto un problema grosso medico quando avevo 9-10 anni e io ero in ospedale. Avevo un modo per astrarmi da quel momento. Non avevo videogiochi, non avevo nulla, allora ho iniziato a comprare i fumetti di Dragon Ball. Se io devo racchiudere la mia infanzia in un'immagine, sceglierei sicuramente questa, perché è un bambino da solo, figlio unico, come me, però ottimista, positivo, nonostante tutto, anche quando muore, per lui da morto anche positivo, perché poi c'è solo dei buchi di trama che lasciano perdere. È difficile spiegare a parole quello che rappresenta lui per i trentenni come me, però ragazzi, i trentenni all'ascolto, nel cuore. Onda energetica! Nel 2021 esce fuori un programma, LOL, in Italia, che fa il botto, tutti guardano, incredibile, io lo guardo anch'io e dico, cavolo, mi piacerebbe partecipare a questo programma. Mi prendono per partecipare a questo programma e io penso, ok, no, non sono pronto, è solo una idea. E arriva l'ansia per mesi, faccio LOL, spoiler alert, esco per secondo. E una volta uscito, l'unica cosa che prendo da quel programma è, alla fine, quando proclamano il vincitore, fanno esplodere tutti i coriandoli, per terra cadono questi. Appena eliminato ero così, ma in realtà dovevo essere così. Io non so se potrei tenerlo questo oggetto qua. Cos'è? È una cosa medica. Questo è praticamente una placca che avevo nella spalla. E perché è importante questa cosa? Perché 28 anni, io sto giocando a calcio, mi spingono, mi rompo la spalla e io in ospedale, durante i giorni dell'operazione, mi sono preso del tempo per pensare e dire, ma cosa sto facendo della mia vita? Sono in un ospedale chiuso perché stavo giocando a calcio e io ho un sogno da inseguire e questo sogno è voglio fare il comico, voglio fare spettacoli, eccetera, e non lo stavo inseguendo, non stavo facendo progressi da quella parte. Quindi quell'infortunio, quello stop forzato, è stato un segnale come a dire ehi, cosa stai facendo? E io devo tanto a questa cosa, è come questa, vedi che è un po' a forma di chiave, è come una chiave che ha aperto una porta del destino. Facendo lo spettacolo dal vivo, comicità, eccetera, si usano spesso i microfoni, no? Adesso c'è la stand-up comedy, che è un microfono col cavo, vai, tu ti tieni l'asta, no? Cosa fanno così? Se faccio cose dal vivo, io devo usare un microfono ad archetto, perché questo microfono mi permette di essere me stesso, di non tracciare, perché se uso il microfono con l'asta sono metà parte così, quindi come se parlassi in questo modo. Sì, questo è un oggetto molto importante, questi sono gli altri oggetti e mi trancio una parte di me. E questo mi costa perché chiaramente è molto più figo avere un microfono con il cavo. Questo fa subito televendita. Allora signora, questa padella la possiamo a 20 euro, noi vendo già 19,90, però me la deve
fa subito questo effetto qua, però è un compromesso che devo accettare per essere me stesso. Questa appunto non è una maschera di serial killer tipo venerdì 13, non so, sembra, ma non lo è. Questa è una maschera che si usa a teatro, perché io vengo dal teatro. Questa, diciamo, è la base di tutto quello che poi faccio adesso nella vita, cioè cabaret, comicità, cose così. Parte da questa, perché è uno degli esercizi di teatro che si fanno seguendo questo metodo, il metodo di Jacques Lecoq, ma non sto qui a dire quanto ne so, lasciamo perdere, queste cose che... praticamente mettendogli questa maschera tu usi il corpo e, come Dario poi diceva, non si può mentire col corpo, quindi in scena, andando soltanto col tuo corpo, bloccando la faccia, impari a conoscerti e poi sviluppi tutto quello che è la tua identità artistica. Ma i brividi li sento solo io, cioè... Alla base dello spettacolo che porterò in giro e in questo periodo, in giro per l'Italia, miracolato, che è un po' come mi sento io, ecco. Alla base di tutto questo c'è la scrittura e io, essendo nato nel 90, non riesco a scrivere se devo creare sul smartphone, al computer, eccetera, perché è tutto troppo ordinato, quindi si scrive wow, sulla carta stampata, senza righe a caso. Certo, ho anche dei disegnini, voilà! Ma che roba! Questo per me è un viso fatto anche bene, cioè capisci quanto si butta giù male, si scrive male, perché una battuta, in questo caso una battuta brutta, è sicuramente meglio di una battuta non scritta. Quindi vi consiglio, non avete del caos in testa? Buttatelo giù, carta e ci buttate giù, dategli una forma, poi da lì partite per poi, sono consigli per tutti questi, ok? Per tutti. È imprescindibile, è la prima fonte di distrazione, mi distraggo tantissime volte. Durante il lockdown ho iniziato a fare dei video e dopo che, diciamo, Italia's Got Talent mi ha dato la possibilità di avere un minimo di pubblico, questo oggetto mi ha permesso e permette in teoria a ognuno di noi di avere un canale televisivo, un canale di comunicazione potenzialmente con tutto il mondo, dirà tutti i mezzi per farlo ed è spaventoso perché darti tutti i mezzi senza essere sicuro di darti le capacità per gestirli è un problema. Sempre usando il cellulare io ho deciso a un certo punto di fare dei dialoghi con me stesso, dei piccoli video in cui dicevo ah ciao, tu sei la mia ansia, e la mia ansia sempre io rispondeva sì ciao, eccomi qua, hai bisogno, mi hai chiamato, no, non venirmi sempre addosso, ma tu mi vuoi, capito? Questo era per cercare di esorcizzare questo meccanismo, ossia che quando tu sei tranquillo hai un obiettivo, hai un appuntamento lavorativo, un appuntamento emotivo con la vita, con le relazioni, eccetera, questa compagna arriva direttamente da qua sotto e sbuca fuori e fa eccomi qua, appunto, eccomi qua, ciao, salve. E scacciarla via è inutile, devi imparare a conoscerla, quest'ansia. Il fatto di aver messo la frase che la mia ansia pronuncia ogni volta che spunta fuori su una maglietta è un po' come averle dato il suo spazio, averla riconosciuta, dire ansia, tu ci sei, io lo so, non lottiamo, vieni dalla mia parte e insieme percorriamo questa esistenza. Divertiamoci, eccomi qua. Questa è la valigia dove metto le mie cose per lo spettacolo, miracolato, e dentro la valigia c'ho il testo, questo è il testo di tutto lo spettacolo, che io conosco a memoria, lo so a memoria, però lo devo tenere sempre vicino. Se salgo sul palco e devo fare un pezzo, una cosa, io tengo il pezzetto di carta con scritto la scaletta di quello che devo dire in tasca. Non lo guardo mai, non è che durante lo spettacolo faccio ah salve, cosa devo dire? Non lo faccio mai, però è come se averlo vicino, in tasca, è come se io riesco ad assorbire il contenuto tramite la pelle. Mi aiuta, non so, è come la coperta di Linus. La valigia è ovviamente vuota. È vuota perché stasera non devo fare lo spettacolo, quindi è vuota. Però ha anche un significato diverso, cioè io prima credevo che
per gli eventi, per le cose, uno doveva prepararsi tanto prima, nel senso arrivare con una valigia già piena di robe. Invece ho capito che se tu vai da qualche parte, in qualche appuntamento della vita, con la valigia vuota, hai spazio per riempirla. Metto il testo dentro, se no me lo dimentico, lascia perdere, lascia fare. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Oh yeah. Ciao GQ, sono Max Rangioni e se volete vedere altri video cliccate